il mondo cloud, che fondamentalmente funziona come una scatola nera, nel senso che vecchia definizione, il cloud è il computer di qualcun altro. Ecco, in questo senso volevamo adottare una soluzione che potesse garantire a noi il controllo dell'infrastruttura e anche il controllo dal punto di vista dei nostri utenti. Sono Massimo Carboni, il mio ruolo dentro GAR è quello di coordinare l'infrastruttura di rete nazionale e dei servizi che ci sono all'interno. In questo senso ho la funzione di Chief Technical Officer e anche di Deputy Director per la rete GAR. Io sono Fabio Farina, in GAR sono coordinatore del gruppo DevOps e principalmente mi occupo dello sviluppo di nuovi servizi. GAR è la rete della ricerca italiana. Di fatto si occupa di fornire i servizi di connettività e gestire l'infrastruttura, evolverla, l'infrastruttura di rete nazionale ed internazionale, poiché GAR è parte del sistema più ampio che è quello delle reti della ricerca. Gestiamo con un gruppo di complessivamente di 80 persone, incluso tutte le figure che potete immaginare, 24.000 km di infrastruttura fisica, quindi di fibra ottica, capillarmente su tutto il territorio nazionale con 120 punti di presenza, una capacità di rete effettiva, quindi è utilizzabile, di 37 terabit in questo momento, con una tipologia di accesso all'infrastruttura che va dal gigabit alle centinaia di gigabit. In particolare nel sito in cui siamo, in particolare quello del Tecnopolo di Bologna, noi abbiamo tre grandi utenti che sono ECMWF, che è il centro meteorologico per le previsioni a medio termine, che ha un accesso alla rete GAR a 200 gigabit, abbiamo l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che ce l'ha a 400 e abbiamo Leonardo che ce l'ha a 200. Quelli sono i grandi clienti, i grandi utenti della rete GAR che attraverso la rete entrano a far parte di un sistema di ricerca mondiale che vede l'Italia, anche grazie al GAR, leader e comunque elemento rilevante nel sistema della conoscenza a livello mondiale. E oltre ai grandi utenti ci sono ovviamente tutto il personale ricercatore delle università, dei centri di ricerca e degli ospedali di ricerca. Appunto ci sono tutti gli studenti che beneficiano di quelli che chiamiamo i servizi above the net, cioè tutti i servizi applicativi che permettono di massimizzare l'utilizzo della rete. Quindi parliamo di servizi di trasferimento dati, parliamo di servizi di sincronizzazione, parliamo anche di servizi ovviamente di sicurezza, autenticazione, autorizzazione, tutto quello che può essere il parco di soluzioni che permettono alla ricerca italiana di operare il più efficientemente possibile sul fronte tecnologico del trasferimento e dei dati. Come GAR noi abbiamo l'esigenza di gestire infrastrutture di storage principalmente per il servizio di rete che forniamo ed in particolare attraverso queste infrastrutture di storage abbiamo la possibilità di elaborare e mantenere i dati che hanno a che fare con l'infrastruttura di rete al fine di fornire il servizio universale che è quello di rete per tutto il sistema della ricerca italiana e per le università insieme a sistemi ospedalieri che si occupano di ricerca. Dal punto di vista nostro comunque noi cerchiamo di cogliere le sfide o comunque le esigenze che la comunità esprime volta per volta ed in particolare negli ultimi anni quello che sicuramente è emerso nello storage, quindi nei dati, un principale valore che andava preservato rispetto a un certo modo di gestire le risorse che non era interoperabile, che non era affidabile, che richiedeva investimenti o comunque conoscenza nuova dal nostro punto di vista. Dal mio punto di vista la parte principale è la standardizzazione, cioè la possibilità di usufruire di un protocollo standard de facto come S3 garantisce un'interoperabilità e la possibilità di costruire dei servizi verticali che oggigiorno è essenziale, così come un elemento focale per la nostra strategia di successo è la resilienza e la protezione del dato. Oggigiorno
proteggere la singola componente è in qualche modo un qualcosa che si dà per consolidato, per assodato. La vera sfida è proteggere le applicazioni e il loro funzionamento quando interi data center vengono meno. La scelta Qubit nasce intorno a un'idea molto definita, ed è l'idea di avere un controllo il più possibile all'interno dell'organizzazione per quello che riguardava l'accesso ai dati, andandoci a confrontare con il mercato, perché tipicamente ogni qualvolta si adotta una soluzione ci si confronta con le soluzioni di mercato, in particolare con il mondo cloud. Il modo in cui utilizziamo Qubit per le integrazioni, in generale lo storage S3 è un elemento cardine delle nostre catene di dati. Noi utilizziamo Qubit come piattaforma di appoggio per i dati semilavorati che poi vengono utilizzati per svolgere gran parte dell'analisi e della reportistica di rete, quella più offline, non ancora l'analitica streaming. Su questi dati tra l'altro facciamo poi delle elaborazioni successive per estrarre delle informazioni di tipo sintetico e previsionale sulla rete stessa. Le prospettive di sviluppo per ulteriori integrazioni, sicuramente abbiamo intenzione di posizionare Qubit come tecnologia abilitante per il servizio di Sync and Share che operiamo da alcuni anni per alcune università e per gli istituti di ricerca a carattere biomedico. E con le novità che Qubit sta introducendo recentemente vediamo delle grandi prospettive in termini di integrazione con i servizi di data transfer e intendo grandi data transfer, parliamo di decine di terabyte di trasferimenti, e con potenzialmente anche dei servizi che riguardano la sicurezza di rete e la garanzia della tutela dei dati. Queste sono delle nuove prospettive che si stanno presentando e che sono molto invitanti dal nostro punto di vista. L'altra parte che vediamo come opportunità attraverso un'infrastruttura di questo tipo è quella comunque di fornire ai nostri utilizzatori, ai nostri utenti, l'opportunità di avere una infrastruttura di storage sotto il loro controllo che possano utilizzare per garantire i loro cicli di vita del dato, in particolare per quello che riguarda la componente di privacy e più in generale anche per quello che riguarda le minacce informatiche che sempre più spesso stanno compromettendo l'integrità del dato, e in questo senso alcune delle funzionalità che già sono in essere ma che nello sviluppo che vediamo e che oggi ci è stato rappresentato vedono una grandissima opportunità, ovviamente in un modello che è sovrano, quindi gestito all'interno di un sistema che è completamente segregato all'interno della rete CAR, fermo restando che comunque è un servizio di tipo pubblico universale, ma dedicato principalmente ai nostri interlocutori che sono le università e gli enti pubblici di ricerca. Tecnicamente Qubit, o comunque in generale un'infrastruttura di storage, è un elemento cardine di qualunque azione avvenga su un'infrastruttura IT e più in generale per supportare quelle che sono le attività ordinarie. Fino ad oggi noi abbiamo vissuto in un ecosistema basato su un'integrità dell'infrastruttura garantita da alcuni elementi funzionali proprietari, quindi con un'architettura non aperta e più in generale garantendo time by time, quindi caso per caso, il funzionamento del singolo componente attraverso una serie di soluzioni, per lo più legacy, ma che non beneficiavano di aspetti geografici e in particolare l'affidabilità che sempre più spesso ci siamo trovati a dover affrontare riguardava ambiti estremamente ridotti in termini di distanza, quindi tipicamente si parlava di alta affidabilità o business continuity in un perimetro dell'ordine dei chilometri, quindi in una distanza limitata. Il punto nodale è che per GAR
Affidabilità vuol dire poter garantire la continuità del servizio nonostante il malfunzionamento di una o più parti del sistema, includendo il singolo sito. Siamo passati da un modello di macchine virtuali che vedeva nello storage come un elemento cardine a modelli basati su Kubernetes distribuiti su scala geografica, in cui l'accessibilità del dato, la garanzia di avere un dato affidabile garantivano e garantiscono di poter avere un sistema in grado di continuare a erogare i propri servizi nonostante un intero sito o parti del sistema falliscano. È un nuovo modo di ragionare, è un nuovo modo di considerare gli elementi che concorrono all'erogazione dei servizi all'interno di un'infrastruttura di calcolo di nuova generazione. Ciò che Qubit garantisce rispetto a tecnologie concorrenti, dal mio punto di vista, è sicuramente la duttilità del modello che è alla base di Qubit. La sua architettura permette di affrontare diverse esigenze, diversi requisiti di resilienza e fruibilità del dato, mantenendo sempre però un elevato grado di semplicità nell'operatività del servizio stesso. Quindi siamo in grado di erogare differenti classi di servizio proteggendo i dati in maniera differente su un numero elevato di siti con differenti vendor di storage in maniera molto semplice e soprattutto, ripeto, molto rapida, molto agile. Attivare nuovi tenant, attivare nuove componenti di accesso di rete, attivare nuovi interi data center è un processo estremamente agevole, estremamente rapido. L'architettura disaggregata di Qubit, dove le singole componenti sono ben isolate e ben definite, ci permette di modulare le performance richieste in funzione dell'esigenza dell'utente. Quindi siamo in grado di potenziare più la parte di storage vero e proprio o potenziare maggiormente la parte di trasferimento e di cifratura dei dati laddove l'utente abbia necessità di maggiori performance e maggiore banda passante. Questa possibilità di fare un bilanciamento e un tuning molto fine del comportamento dell'intera architettura è qualcosa che è veramente un'unicità di Qubit. La prestazione da questo punto di vista è uno dei punti sicuramente di attenzione, ma che attraverso una soluzione come Qubit, potendo utilizzare l'infrastruttura di rete GAR, non presenta i limiti tipici di un cloud pubblico in cui l'infrastruttura di rete non è sotto il tuo controllo. Ecco, in questo senso l'approccio Qubit sull'infrastruttura di calcolo e di rete GAR è in grado di beneficiare di un modello che è assolutamente unico dal punto di vista sia nazionale che internazionale, e in questo senso anche la collaborazione vede elementi estremamente rilevanti per i prossimi anni, anche solo come modello da utilizzare e replicare per altri, per poter erogare i servizi al sistema ricerca, nella fattispecie a quei gruppi di ricerca che fanno parte della comunità GAR. Nei 3 milioni di utilizzatori, alcuni, una porzione importante, oltre agli studenti, sono i ricercatori, più di 200-300 mila ricercatori, i quali molto spesso hanno la difficoltà o comunque hanno la necessità di avere un accesso ai propri dati garantito, sicuro, condiviso anche con gruppi sperimentali di tipo trasversale, quindi non necessariamente appartenenti alla nostra comunità. Il servizio non verrà fornito per come lo stiamo disegnando fuori dal nostro ambito, fermo restando che ogni singola organizzazione nella propria autonomia, quindi le università e gli enti di ricerca, fanno attività anche all'esterno, quindi con un modello tipo pubblico-privato, e essendo questo un servizio pubblico, quindi dal punto di vista tecnologico assolutamente aperto, poi l'implementazione per garantire sicurezza è segregata, ma la fruibilità è totalmente aperta a tutte le soluzioni, a tutte le necessità, verrà comunque reso disponibile nei prossimi mesi, ma soprattutto nei prossimi anni, sulla base delle esigenze e di come la nostra controparte, quindi i ricercatori e le università italiane, nonché gli enti di ricerca,
recepiranno questi avanzamenti e le opportunità che un sistema di questo genere può fornire in una fase storica in cui affidarsi al cloud pubblico senza avere un controllo diretto rappresenta un potenziale rischio e sul quale certamente, oltre a interrogarsi, dovremo fare qualcosa di più. E questa Qubit rappresenta una possibilità, non è l'unica sicuramente, ma è una di quelle rilevanti. Dell'infrastruttura del servizio che stiamo operando, sicuramente andremo presto a integrare nuove risorse messe a fattore comune da alcune università con cui stiamo collaborando in maniera più stretta. GAR stessa rafforzerà il parco di risorse storage che sta mettendo a disposizione del servizio da qui nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Per quello che concerne la comunità di utenti, al momento siamo appunto in contatto con alcune università che hanno manifestato interesse per essere early adopter del servizio. Sicuramente stiamo guardando e stiamo interloquendo con molta intensità con la comunità biomedica. La comunità biomedica ha un forte bisogno di spazi dati sicuri dove il controllo sia realmente garantito e non sia solo un elemento contrattuale di una SLA che poi però è soggetta a dei limiti inevitabili dovuti alle imposizioni di legge dei vari stati.